Benvenuti in Puglia, a Trani, una piccola città sul mare Adriatico. Da questa tappa del nostro viaggio di nozze abbiamo anche visitato zone circostanti e abbiamo dedicato alla città una giornata di visita. Quindi, dopo aver avuto il tempo di incasinare la nostra stanza d'albergo, siamo andati a esplorare Trani. Ma cosa c'è da vedere qui? Perché dovreste visitare Trani? Partiamo subito con il cibo. Dal momento che siamo arrivati verso sera, andiamo a cena. Essendo stati a gennaio, abbiamo faticato a trovare un ristorante aperto la sera di un giorno feriale. Ciò nonostante, abbiamo cenato benissimo alla taverna Porta Nova, dove faceva pure caldo e dove abbiamo provato assaggi di formaggi e orecchiette alla saracena. Raccomandato. Ma il cibo non è tutto, quindi il giorno dopo siamo andati in giro per vedere i monumenti. Salta subito agli occhi la Basilica di Trani, con il suo alto campanile. Una chiesa tra terra, cielo e mare, suggestiva di giorno e di notte. Guardiamola qui dai pressi del castello. Sembra quasi galleggiare sull'acqua. Notevole il suo stile romanico. La chiesa è antichissima, del XII secolo. Entriamo. Entrando si arriva alla cripta, dedicata a San Nicola, un santo dalla storia curiosa. Giovane pastore greco, ritenuto da alcuni pazzo indemoniato ed altri miracoloso, si imbarcò alla volta dell'Italia per raggiungere Roma, dove fu venerato come santo ma anche picchiato. Forse per questo, nel tragitto, si ammalò e trovò la morte proprio a Trani. Salendo entriamo nella basilica vera e propria, francamente deludente, spoglia, seppure importante in grandezza. Preferivamo la cripta. Di fronte alla basilica, separati dall'acqua e da poca strada, troviamo affacciato sul mare il castello svevo di Trani, duecentesco e imponente. Gli interni sono però abbastanza spolli, sinceramente pensiamo quindi che non valga la pena pagare 8 euro a persona di biglietto intero. Eventualmente andateci la prima domenica del mese quando è gratis. Nel castello tuttavia c'è una mostra di quadri appartenuti alla collezione della regina Margherita di Savoia. Questi sono alcuni esempi che vi facciamo vedere, considerando che non c'è molto altro. Insomma, vale la pena passare per Trani. Inoltre, è una buona base per visitare altre attrazioni e città circostanti, come Castel del Monte e soprattutto Bari, su cui vi rimandiamo un altro video. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per seguire ancora i nostri viaggi e a presto!